Oggi dipingiamo Workrow con gli Speed Paint di Army Painter, quindi una tecnica veloce e accessibile a tutti, soprattutto se siete alle prime armi. La particolarità degli Speed Paint è che si tratta principalmente di colori veloci che vi permettono con una passata di vedere il materiale depositarsi all'interno dei recessi e quindi creare delle specie di ombre naturali già pronte all'utilizzo. Utilizzando i colori di Army Painter Speed Paint avete la possibilità quindi di, con un passaggio o due, avere un risultato più che accettabile per portare i modelli in campo. La particolarità però in realtà degli speed paint è che non funzionano esattamente come dei colori acrilici. Dei colori acrilici usano delle tecniche particolari e ormai confermate e comprovate. Mentre gli speed paint, trattandosi praticamente di inchiostri un po' più densi, che vi danno appunto questo effetto di finitura finale già dal primo utilizzo, c'è un po' meno cura nella tecnica. Una delle tecniche più utilizzate è quella dello slap chop, quindi creare delle ombre naturali utilizzando una base nera e poi andare a schiarire sempre di più creando le luci con un pennello asciutto, col bianco, prima di passare lo speed paint e quindi creare le ombre prima ancora di iniziare la pittura del modello, per poi utilizzare la trasparenza di quest'ultimo per andare a creare le masse in volumetria. Questa è la tecnica che utilizzeremo più o meno, ma la andiamo ad accentuare un po' di più. Il modello che andiamo a utilizzare per questo video è un modello di orco. Un modello di orco a cui ho già applicato la texture della basetta e un primer nero, più un primer zenitale bianco dato verticalmente. La tecnica del primer zenitale non è altro che inserire una luce naturale all'interno del modello partendo già dal primer, quindi una base nera che poi viene sormontata da una base bianca fatta a perpendicolo sul modello. Questo crea delle basi di colore nero e bianco con delle sfumature che vi permette appunto di lavorare già in un certo modo. Sicuramente utile per i colori acrilici, ma ancora più utile quando si utilizzano dei colori come quelli degli speed paint, perché essi, come già detto, creano già delle ombre in trasparenza. E di conseguenza avere un colore zenitale vi permette di accentuare molto più la volumetria di un modello, soprattutto con l'utilizzo degli speed paint. Però andiamo a enfatizzare la cosa, perché una volta utilizzato il colore zenitale, utilizzo la tecnica del nostro amico Chemo Paints, che potete trovare in descrizione, nuovo canale di pittura appena nato, che ci fa accentuare questo zenitale utilizzando il pennello asciutto per andare ad accentuarlo sia dove si trova, sia nei recessi dove non è arrivato, perché comunque la bomboletta spray non è controllabile, quindi il bianco zenitale non è così controllabile come ci si aspetterebbe. Quindi utilizzando un pennello asciutto andiamo a enfatizzare questi contrasti in modo da poi avere una base molto più importante, molto più elaborata per usare gli speed paint. Una volta che il nostro passaggio a dry brush è finito, andiamo ad enfatizzare a questo punto le ombre. E come? Utilizzando una lavatura nera. Potete usare il colore in realtà che volete. La gamma degli Army Painter che fanno da sponsor a questo video ovviamente va dal dark tone fino al soft tone, che sono le gamme cromatiche che utilizzano loro. Quindi andate a utilizzare quello che volete, l'importante è enfatizzare le ombre. Avete fatto già il vostro passaggio di luci un po' più forti utilizzando il dry brush finale, a questo punto enfatizzate queste ombre con una passata generale ovunque della nostra lavatissima lavatura scelta. Anche questa tecnica di Chemo Paints, se ho seguito bene i suoi video, cosa che non è detto perché ho un sacco di cose da fare. Finito questo passaggio, è il momento di iniziare a dipingere, o almeno lo sarebbe, se non voglio inserire un altro passaggio di intermezzo. Allora, a questo punto io potrei anche dire di aver finito, ma non è così, perché voglio enfatizzare ancora di più le parti verdi delle braccia e il viso del modello. Di conseguenza, creo già una base su cui andrò poi a posizionare il mio speed paint verde. Questa base lo faccio con un giallo per enfatizzare le luci e con un rosso un po' spento per andare ad enfatizzare le ombre. Esattamente come si fa con lo slap shot in cui si va a enfatizzare la luce e le ombre, lo faccio ma con delle luci e delle ombre colorate, rispettando la palette dei colori complementari, dato che poi il verde avrà un effetto diverso una volta posizionato e una volta filtrato i colori di fondo della pelle. Ecco perché vado a creare questa base in wet blending utilizzando i colori speed paint. Il wet blending con i colori speed paint non utilizza acqua, perché gli speed paint non possono
essere usati con l'acqua, perché sono dei colori alcolici differentemente dai colori acrilici. Di conseguenza bisogna lavorare direttamente col pennello senza mai bagnarlo e miscelare i colori direttamente sulla superficie. Una volta che anche questo passaggio è finito, si parte con la vera colorazione degli speed paint. Ora, gli speed paint Army Panther, come quelli di altre marche, hanno la particolarità di essere pronti all'uso, quindi shakerate bene i vostri colori e una volta posizionati, ricordate, senza l'utilizzo di acqua, andate a passarli direttamente sul modello. Non usate tantissimo colore perché questo creerebbe delle macchie che poi non potete togliere, perché nel momento in cui le toglierete, se avete creato dei grumi di colore, creerete una macchia di assenza di colore e questo sarebbe praticamente un difetto. Ergo, il colore non deve essere tanto sul pennello o comunque deve essere ben passato per farlo togliere, diciamo, dalle superfici lisce e amalgamare di più nei recessi dove serve che si depositi perché creerà le ombre. Ovviamente qui è relativamente inutile andarvi a spiegare quello che sto facendo perché è l'unica cosa che si deve fare realmente con i colori speed paint e altri omonomi, omo, eh, che fatica. Oggi che fatica. E altri che hanno la stessa tipologia di altre marche competitor, è semplicemente passarlo sul modello. Una volta che questi colori verranno asciutti, avrete già le ombre e i colori base e potreste essere già pronti per uscire con i modelli sul vostro campo da gioco. Ma non è quello che vogliamo fare noi, perché sì, gli speed paint sono perfetti per avere dei colori già pronti e definiti, ma noi in realtà vogliamo che gli speed paint siano la base del nostro modello. Ma noi in realtà vogliamo che gli speed paint siano la base del nostro modello, una base su cui lavorare e su cui creare volumetria. Di conseguenza, quello che ora facciamo è andare a perfezionare quello che gli speed paint hanno creato. E come lo facciamo? Enfatizzando ancora di più le luci e se abbiamo necessità e bisogno anche enfatizzando le ombre. Come? Allora, sulle parti grigie, che in realtà sarebbero quelle per quanto mi riguarda un po' più metalliche, andiamo ad accentuare le luci, quindi andiamo a utilizzare il bianco per creare dei riflessi. Questi riflessi andranno ovviamente a essere posizionati solo sui punti più alti del modello stesso. Questi punti andranno a creare la luce zenitale e a enfatizzare quello che già avevamo fatto, creando un contrasto tra luce e ombra, tra alto e basso, in modo naturale, molto interessante. E questo è quello che facciamo un po' con tutto, in realtà, quello che facciamo con i calzoni, quello che facciamo con le cinture. Ecco, a questo punto possiamo anche, essendo che abbiamo una base già bella testata, andare a sperimentare con le texture. Le texture ovviamente sono quelle che creano un po' di realtà all'interno del modello, però sono già a un livello un po' più avanzato. Quello che ho cercato di fare io è appunto dare la luminescenza, la luminosità ai colori in pelle, quindi le cinghie e i pantaloni, utilizzando una tecnica di pennello diversa, quindi non usando più il pennello come se usassi la punta soltanto per spalmare il colore, guardate che bravo che sono a fare questa mossa, ma anche a passare il colore con dei tagli trasversali in modo da creare sì luce, ma anche dare un effetto un po' sporco e un po' graffiato e avere una luminosità che sembra dare una texture su tutte quelle parti. È ovvio poi che nei punti in cui io non ho avuto modo di lavorare troppo oppure il contrasto per essere forte è stato accentuato con troppo bianco, riutilizzo una lavatura, appunto come ho fatto sia nei calzoni che sulle cinghie, per andare a enfatizzare ancora di più le ombre, quindi riprendo la lavatura iniziale e gliela ripasso nei punti specifici. Questo mi permette di avere uno stacco un po' più forte e di andare a amalgamare con un filtro i vari colori. Alla fine aggiungo dettagli, mi impegno per rendere quello che è un po' più caratteristico e interessante, provo, per l'amor del cielo, provo anche a fare un pochino, ma poco, metallo o non metallo sulle armi, che vedremo sicuramente in un altro video perché non ho ancora le tecniche per insegnarvelo, però imparando, uscendo dalla comfort zone si imparano sempre tecniche migliori e successivamente mi dedico agli occhi, per Dio gli occhi ho visto il Vietnam, ecco vi consiglio gli occhi, non impegnatevi e provate a farli, però non impazzite se l'occhio non è preciso della forma che volete voi dall'inizio, perché quello secondo me che dovete fare è
creare la pupilla, creare l'iride e se è uscito un po' sminchiolo, andate col colore di base a ricreare la forma che è sicuramente più facile che creare la pupilla già della forma giusta. Quindi ci vogliono più passaggi per imparare a fare gli occhi, ma con un po' di impegno potete ottenere la manualità per farli. Anche i miei qui non sono bellissimi, però vedete come prima li ho fatti tutti così e poi dopo li ho fatti bene. Quindi impegno e forza di volontà. Che una volta fatto gli occhi ero stremato e di conseguenza ho chiuso il modello il più velocemente possibile. Ho finito gli ultimi dettagli, i colori ossa, la bocca, l'ultima lavatura sulla bocca, sui denti e a quel punto il modello per quanto mi riguarda era completamente finito e ho detto finiamo bene la basetta. Anche per la basetta ho utilizzato degli speed paint, questi speed paint sono stati utilizzati appunto per creare anche qui un wet blending per avere delle sfumature interessanti e alla fine un dry brush di grigio per dare uniformità a tutto. Alla fine il satisfying nero intorno all'anello della basetta, il modello è praticamente finito. Il modello è praticamente finito, fatto in meno di 2 ore, quindi molto interessante perché poi in meno di 2 ore lui, ma nel momento in cui voi andate a utilizzare la stessa tecnica per più modelli in serie creati nella stessa sessione di pittura, quelle 2 ore non diventano più di 2 ore e mezza, ma con una tecnica molto veloce. Soprattutto se volete rimuovere tutte le parti, che ho fatto in più, che per me erano solo delle velleità per provare qualcosa di nuovo, e andarle a sostituire con delle tecniche normali. Esempio, il grigio volete farlo direttamente con un argento e non lavorarlo, e poi passarci sopra un'altra lavatura, siete a posto. La parte delle armi e la parte della toga, delle armature diciamo, l'avete finita. Finita quella parte lì, avete risolto tutto, per quanto mi riguarda. Però ovviamente dipende sempre il livello che si vuole portare sul campo da gioco, perché non tutti vogliono lo stesso livello da gioco e non tutti vogliono testare cose nuove. Di conseguenza questo era il mio percorso, sia per farvi vedere l'effetto degli speed paint, della velocità con cui potete creare modelli con Army Painter, sia allo stesso tempo farvi vedere un modello dipinto e il percorso che stiamo facendo per portare Warcrawl sul campo di battaglia. Questo è il video di pittura di questo mese di Warcrawl. Se avete domande, dubbi, perplessità o volete spingerci e chiederci di quali altri tutorial avete bisogno, scrivetelo nei commenti, noi siamo disponibilissimi a portare dei modelli specifici o darvi dei tutorial specifici appunto per portare qualcosa di diverso. Ricordate sempre di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby. Ciao ragazzi!